Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Oggi vediamo le energie per il mese di dicembre 2023. Come al solito abbiamo tre opzioni fra cui scegliere. La prima con la fluorite verde, la seconda con il quarzo rosa e la terza con il quarzo cetrino dorato. Prima di iniziare, per chi non mi conosce, sono Ales di Mintitaro, sono una tarologa, ma anche una coach specializzata nello sviluppo intuitivo, il che vuol dire che aiuto a sviluppare, a padroneggiare i propri doni intuitivi. Per questo in questo canale YouTube trovate tanti esercizi e suggerimenti per sviluppare, far fiorire la propria intuizione e comunicare meglio con essa attraverso le carte, in particolare il mazzo dei tarocchi. Bene, io vi consiglio di fermare il video un momento per scegliere con calma, seguendo il vostro intuito, la vostra intuizione, la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video al capitolo che la descrive e noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante per il mese di dicembre. Vediamo subito le energie generali del mese con le carte del karma. E abbiamo la regina delle messi del fuoco. Vedete questa donna ha un'espressione, diciamo, di preoccupazione ed è circondata appunto dal fuoco e sta tenendo stretta a sé la cornucopia, che è il simbolo della regina delle messi in questo mazzo. È una carta questa che preannuncia competizione, rivalità, preannuncia una gara, diciamo un doversi far valere nei confronti di altre persone, di mostrare il proprio valore, la necessità di dover gareggiare con altri in vari ambiti, ovviamente, della nostra vita. Bisogna vedere adesso cosa ci dicono nei dettagli i tarocchi. E vediamo all'inizio del mese abbiamo come prima carta il 6 di coppe, il 6 di denari, il 2 di bastoni. A metà mese abbiamo il paggio di denari, il papa e il 5 di denari. E a fine mese abbiamo la ruota della fortuna, il giudizio, e il 9 di spade. E poi abbiamo come carta finale, un po' che riassume l'energia di questo mese, la imperatrice. È un mese, direi, con la carta della imperatrice, di crescita in generale, una crescita però un po' sofferta, dove appunto, come dice la regina delle messi, dovrete farvi valere non soltanto nei confronti degli altri, secondo me, ma anche proprio nei confronti di voi stessi, nel senso che sarà un periodo di sfide, soprattutto materiali, che dovrete riuscire a superare per appunto continuare a crescere, a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati in questo periodo.
all'inizio del mese si vede il 2 di bastoni rivolto a due carte che rappresentano l'equilibrio finanziario ed emotivo. Vedete che è fondamentalmente il personaggio rivolto a queste due altre figure, il 6 di denari e il 6 di coppe, che rappresentano appunto un equilibrio, come dire, serenità a livello emotivo e anche a livello finanziario, materiale. Quindi all'inizio del mese vedo che voi state vagliando varie opzioni per appunto raggiungere questo obiettivo, questa diciamo sicurezza, questo equilibrio, sia dal punto di vista emotivo che finanziario. Perché appunto questo personaggio del 2 di bastoni ehm, esprime questa esigenza di andare oltre la propria, il proprio orticello, la propria zona di comfort per appunto raggiungere questo equilibrio, perché appunto è rivolto verso le altre due carte. Vedete che sta guardando l'orizzonte dal suo balcone e sta vagliando varie opportunità, varie possibilità che sono rappresentati da appunto i due bastoni ai suoi lati. E questa, diciamo, è la vostra situazione all'inizio del mese, ovvero che avete questi obiettivi in testa, volete, diciamo, consolidare un equilibrio dal punto di vista finanziario e anche di serenità emotiva. E per questo state sbagliando delle opzioni. A metà mese la figura centrale è questo Papa, che è un po' la figura dell'esperto, la figura della crescita intellettuale, dello studio, del miglioramento della propria conoscenza, che è un messaggio, diciamo, rafforzato dal paggio di denari al lato. Il paggio di denari è solitamente una carta di una che rappresenta, diciamo, una persona, un tratto della personalità che vuole investire le proprie risorse in qualcosa che permetta appunto una crescita. Vedete questo ragazzino sta ammirando il proprio pentacolo come soppesando come poterlo utilizzare al meglio, in cosa investirlo. E siccome è rivolto alla carta del Papa, dà l'idea che abbiate la necessità a metà mese, abbiate questa possibilità, ma anche diciamo il desiderio di investirlo nell'aumentare le vostre conoscenze. Questo può significare sia che investiate un corso in un programma che vi permetta appunto di migliorare le vostre competenze, oppure chiedere direttamente l'aiuto di un esperto su certe materie, perché anzi mi dà un po' l'idea appunto che siano materie soprattutto pratiche economico-finanziarie, perché tutta la stesa, a parte poche carte, ha una predominanza di carte di pentacoli che indica appunto la sfera materiale. Tant'è vero che poi, soprattutto dopo il Papa, abbiamo il 5 di pentacoli, che è una carta di stress materiale, di una mancanza materiale, di un deficit a livello finanziario, a livello materiale. Quindi è come se voi voleste migliorare le vostre conoscenze per appunto raggiungere questo equilibrio sia economico che relazionale, ma soprattutto diciamo il 6 di coppia in questo caso lo leggo molto alla serenità che deriverebbe da un equilibrio finanziario, perché appunto vi sentite che non l'avete. Voi state psicologicamente in questo mese nell'energia del 5 di denari, che è una energia di mancanza di risorse materiali, e quindi vi rivolgete o a un esperto per avere un consiglio, per avere un aiuto, o comunque
cercherete di migliorare le vostre conoscenze con corsi, libri o altre cose per poter affrontare questa situazione di mancanza e per raggiungere quindi il vostro equilibrio, soprattutto a livello materiale, che per voi appunto è considerato una crescita, come indica la carta della imperatrice. Diciamo che è tutto il lavoro che farete tutto il mese perché non vedo al momento, cioè non è una crescita che si conclude con la fine di dicembre, ma anzi continuerà. E questa ovviamente è una crescita che crea un po' di ansia, come indica la regina delle messi del fuoco, perché vedo che anche alla fine del mese avrete l'energia del 9 di spade, cioè una carta di preoccupazione, di ansia, a volte neanche basata su mancanze concrete, ma magari una esagerazione della vostra situazione. Sta di fatto che a fine mese questa ansia verrà un po' accresciuta da qualcosa che arriverà verso di voi, un cambiamento di situazione, magari delle informazioni che vi arriveranno, perché vediamo che c'è ehm, la carta della ruota della fortuna e del giudizio insieme, che indicano solitamente informazioni che arrivano o comunque eventi che vi portano un attimo a porre l'attenzione su alcune situazioni che vanno migliorate, che vanno risolte, e questo vi darà un po' di ansia. Quindi in generale direi che tutto il mese è un po' stressante effettivamente per chi ha scelto questa variante. Mi raccomando, solitamente il 9 di spade indica un'ansia più percepita che reale, nel senso che è una interpretazione della vostra situazione in maniera eccessivamente negativa. Il 9 di spade indica un'ansia generata dal nostro ego, quindi insomma una preoccupazione anche non realmente basata sulla realtà, un po' come se avesse appunto come dire, un'ansia eccessiva rispetto a la situazione che dovete affrontare. Questi due eventi, cioè queste due carte indicano appunto un evento che verrà a voi, che aumenterà questa ansia. Io tirerei un'altra carta per capire meglio di cosa si tratta. Ah, bene. Ah, ok, perfetto. Non è tanto male, dai, su, pensavo peggio. Praticamente questo evento che vi genera ansia è descritto dalla carta dell'asso di denari e del 6 di spade. Insieme queste due carte indicano che c'è un nuovo inizio, una nuova opportunità a livello proprio pratico, finanziario, molto probabilmente, visto che è l'asso di denari, qualcosa che appunto di cui avete notizia e che vi implica, diciamo, un cambiamento, una transizione verso altre nella vostra vita, nel senso che il 6 di spade indica solitamente una transizione, perché vedete è una barca che attraversa il lago e quindi indica un cambiamento, è proprio il processo del cambiamento, non è che indica il cambiamento in se stesso, indica la traversata del lago.
e questa, diciamo, questa traversata, questa transizione, che queste informazioni che vengono annunciate appunto dalla carta del giudizio e della ruota della fortuna insieme, vi genereranno ansia perché probabilmente non saprete se mettervi in gioco per cogliere questa opportunità segnalata da l'asso di denari oppure no. Vedete, l'asso di denari è rappresentata questa mano che tende il pentacolo, come se appunto c'è un qualcosa che si sta materializzando nella vostra vita, una opportunità, una nuova porta che si apre e voi dovete decidere se aprirla o meno e avete dei dubbi, delle ansie, appunto perché implicherebbe dei cambiamenti nella vostra vita. E direi che siccome questa stesa finisce col 9 di spade, non deciderete alla fine del mese, probabilmente deciderete un po' più in là, perché vi vedo ancora nella fase di vagliare appunto l'opportunità o meno di aprire questa porta che si para davanti a voi. Quindi è una stesa in generale di crescita, una crescita però che implica dubbi, che implica ansia, che implica sforzi per migliorare le proprie competenze, la propria conoscenza, come abbiamo visto con il paggio di denari e il Papa, e anche probabilmente una competizione, magari questa opportunità implica appunto un competere per una nuova posizione che si apre, un competere per anche a livello di studio o per l'acquisizione di nuovi clienti. È in generale una stesa molto centrata sul lato lavorativo economico. Non vedo sinceramente grosse novità dal punto di vista sentimentale, quindi dal punto di vista economico-finanziario sicuramente, come ho detto, voi state cercando un equilibrio all'inizio del mese, cioè avrete, diciamo, la volontà di investire le vostre risorse nell'aumento della vostra conoscenza, della vostra competenza a livello lavorativo, e a fine mese si aprirà una porta che dovrete, cioè troverete una porta davanti a voi e voi dovrete decidere se aprirla o meno, e avrete parecchi dubbi e parecchia ansia perché implicherà l'aprirla, un passaggio, una trasformazione nella vostra vita, un cambiamento che non sapete se sia opportuno accettare o meno. In generale però la carta appunto dell'imperatrice indica una crescita fruttuosa, quindi come tutti i processi di crescita implica comunque un po' di sofferenza, ecco, perché altrimenti uno starebbe dove sta, e quindi ovviamente i cambiamenti, gli sforzi per aumentare il proprio valore, per aumentare le proprie conoscenze, eccetera, implicano dei cambiamenti che bisogna decidere se è il caso o meno di fare entrare nella propria vita. Dal punto di vista prettamente sentimentale, come ho detto, non trovo grandi novità, a meno che appunto tutto questo processo di crescita e di investimento sia da attribuire appunto all'investimento nella propria relazione, e questa opportunità che si apre di cambiamento, di passaggio da una fase all'altra implica appunto un cambiamento all'interno della relazione che può generarvi confusione e ansia, e che appunto diciamo non verrà comunque chiarita dentro la vostra testa come porvi davanti a questa opportunità alla fine di dicembre, però probabilmente il mese successivo.
Adesso per tutti vediamo cosa indica come consiglio, come compiti a casa la carta degli archetipi. E abbiamo l'archetipo della guida o del guru, mettiamola così, vedete c'è questa donna con un gufo, una civetta, simbolo di saggezza, ha un po' la veste dell'eremita, no? Con la lampada accesa. È la carta della guida, ovvero un po' rappresenta anche lo Ierofante o il Papa. Come compito a casa, secondo me, questa carta indica proprio che dovete cercare un consiglio valido, l'opinione di un esperto, un aiuto di qualcuno che conosce la materia, per cui state cercando di migliorare le vostre competenze, che vi può aiutare appunto a migliorare voi stessi e competere per quello, per i vostri obiettivi, appunto. Perché ricordatevi, la carta delle messi, della regina delle messi del fuoco indica appunto che ci sarà comunque una lotta da fare per ottenere i vostri obiettivi, quindi probabilmente la carta della guida come quella del Papa è proprio il suggerimento da parte delle carte di cercare un aiuto esterno per superare questo tipo di competizione, di fase di crescita che probabilmente vi porterà a competere con altre persone. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e soprattutto di attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Eccoci alla seconda variante, quella del quarzo rosa, e vediamo subito le energie per tutto il mese di dicembre con le carte del karma. E abbiamo la scintilla divina del fuoco. Questa è una carta che diciamo, descrive l'energia del fuoco, dell'elemento fuoco, allo stadio, diciamo, ancora non manifesto. L'energia del fuoco è una fase ancora nascosta, ancora non concretizzata nel mondo materiale, quindi è un qualcosa che arriva a noi e di cui ancora non percepiamo l'esistenza. Essendo legata all'elemento fuoco, può indicare un'energia che riguarda le nostre passioni, sia dal punto di vista romantico che dal punto di vista ehm, di energie che ci appassionano, di quello che ci fa svegliare la mattina, che ci dà appunto felicità, gioia, comunque che ci guida, diciamo, interiormente. E quindi anche a livello più pratico può indicare appunto degli hobby, ma anche un lavoro che ci piace, indica anche magari nuove conoscenze che stanno arrivando nella nostra vita, che possono rivelarsi importanti, nuove intuizioni che arrivano a noi. Vediamo adesso come viene concretizzata questa energia nel mese di dicembre con le carte dei tarocchi. Dunque, vediamo che all'inizio del mese abbiamo il 6 di coppe, la carta dell'eremita e il 10 di bastoni. Poi a livello centrale abbiamo a metà mese l'asso di bastoni che fa pandan un po' con la scintilla divina del fuoco, l'asso di coppe e il 6 di spade, e alla fine del mese abbiamo la ruota della fortuna, la morte, la regina di bastoni.
poi come carta finale, che fa un po' da sommario, insomma da sintesi, abbiamo il 2 di bastoni. Quindi l'energia a livello primordiale del fuoco che troviamo con la scintilla divina del fuoco, con questa carta, deve essere appunto manifestata nella nostra vita attraverso una nostra decisione, una nostra scelta, come indica la carta del 2 dei bastoni. Vedete, questo personaggio ha in mano il globo, guarda l'orizzonte dal balcone, sta soppesando le proprie mosse future per appunto ehm, ottenere i propri obiettivi più in generale. Adesso vediamo cosa dicono le altre carte, però insomma il 2 di bastoni è una carta di potere, nel senso che noi abbiamo il potere nelle nostre mani e sta a noi manifestarlo. È una stesa molto interessante perché ci sono vari arcani maggiori, ma soprattutto perché vicino, qui a livello centrale, abbiamo i due assi di bastoni e di coppe. Quindi è sicuramente un mese per chi ha scelto questa variante di nuovi inizi. Questi due assi fanno pandan con la scintilla divina del fuoco, cioè c'è un nuovo inizio, nuova aria nella vostra vita, un nuovo inizio molto entusiasmante, pieno di novità, pieno di energia positiva, perché sia l'asso di bastoni che l'asso di coppe indicano comunque delle forze molto potenti a livello anche benefico, e soprattutto sono seguite dal 6 6 di spade, che indica un cambiamento, una transizione, un passaggio verso un periodo difficile, solitamente a uno si spera migliore, ecco, perché è un po' la carta del viaggio della speranza, secondo me, questa del 6 di spade, perché un po' rappresenta per me un po' la carta dei rifugiati che coi barconi vengono da noi, per esempio, in questo periodo. Comunque vedete che in questa carta abbiamo delle acque mosse, turbolente a questo lato della barca, e invece il nocchiero con la famigliola, supposta famigliola, va verso acque più calme che sono dall'altro lato della barca. Quindi è una traversata, un po' un viaggio che si spera porti a una situazione migliore. E questo, diciamo, è proprio il messaggio generale, secondo me, più importante di tutta la stesa, perché proprio mi colpisce. C'è un nuovo inizio in questo mese per chi ha scelto questa variante, che viene colto nella speranza che migliori e faccia migliorare la propria vita. All'inizio del mese abbiamo l'eremita con alle spalle il 10 di bastoni, indica che all'inizio del mese vi trovate un periodo di stress, un periodo di fatica mentale e fisica, probabilmente dovuto a dei progetti, a una situazione che comunque sta arrivando a un suo termine, perché siamo al 10 delle carte di bastoni, quindi è comunque una situazione sì stressante, che però sta volgendo al termine. Tuttavia voi siete, come dire, vi sentite stressati e state cercando di lasciarvi alle spalle questo periodo stressante, guardando al 6 di coppe. Dunque il 6 di coppe indica solitamente il passato, comunque ricordi felici o situazioni che sono legate al passato, quindi è come se voi all'inizio del mese steste pensando, rivolgendovi con la vostra attenzione a situazioni del vostro passato che vi confortano emotivamente, ecco. Non state guardando al futuro, vi rivolgete al passato, appunto, all'inizio del mese. Ciò nonostante, appunto, c'è questa opportunità, una porta che si apre, un nuovo incontro,
che arriva a metà mese, che vi dà l'energia necessaria per lasciarvi il passato alle spalle e guardare con speranza al futuro. Quindi questi 2-6 solitamente sono un po', come dire, opposti, no? Il 6 di coppe è, diciamo, la nostalgia del passato, e il 6 di spade è lasciarsi il passato alle spalle per andare verso un futuro, si spera migliore, non necessariamente, però si spera migliore, ecco. E quindi a metà mese troverete la forza e l'entusiasmo necessario per lasciarvi alle spalle situazioni del passato che vi stressano, comunque che vi danno ansia, che anche se vi confortano a livello emotivo, in realtà non vi aiutano, perché appunto sono legati a questo 10 di bastoni, che è un sentirsi sfiancati a livello energetico. Quindi a metà mese invece ci saranno nuove opportunità, nuovi incontri che vi permetteranno di lasciare questa situazione legata al passato al posto dove deve stare e andare oltre. Ed infatti questo è confermato alla fine del mese, dove abbiamo la carta della ruota della fortuna e della morte. È molto potente questo messaggio, perché la ruota della fortuna indica un cambiamento che arriva non necessariamente legato a noi, alle nostre azioni, è un qualcosa che percepiamo se non altro come causato da elementi esterni, anche se uno crede un po' alle energie, alla reincarnazione, tutto un po' ha una causa interna, però diciamo che ecco, inizialmente viene percepito come un qualcosa che ci arriva un po' dall'alto e che implica la fine del ciclo in cui stiamo, della nostra fase della vita, e quindi la fine, diciamo, definitiva di una situazione in cui siamo impelagati, che vuol dire anche un nuovo inizio, considerando che ci sono i due assi precedentemente. Quindi è sicuramente un mese per voi che avete scelto questa variante di fine di una situazione in cui non vi sentite ancora impelagati a livello soprattutto emotivo, perché appunto arriverà qualcosa di nuovo nella vostra vita che vi permetterà di porre fine a questa situazione a cui emotivamente siete legati e che fa parte del vostro però relativamente passato. Comunque è una situazione che ha radici lunghe nel passato, come indica il 6 di coppe. Voi siete rappresentati, che siate uomini o donne, dall'energia della regina di bastoni, che è un'energia estremamente sicura di sé, piena di entusiasmo, piena di forza vitale, che vedete guarda verso il futuro, guarda oltre, guarda a nuove prospettive, a nuovi obiettivi, quindi siete estremamente sicuri di voi stessi, siete aperti al nuovo alla fine del mese. Non vi interessa neanche più cosa sta finendo alle vostre spalle. Vedete che la carta della morte è al lato opposto dello sguardo della regina di bastoni, lei neanche la guarda, quindi sta veramente guardando da tutt'altra parte, non le interessa più quello che sta finendo alle sue spalle. Quindi è un periodo di rinnovamento molto profondo per voi. Ehm, che voi, cioè, secondo me, decidete proprio di cavalcare questa nuova onda che vi arriva. Dal punto di vista lavorativo in particolare, appunto, siete imbrigliati in situazioni, progetti o lavori che non vi entusiasmano, che faticano mentalmente, che però magari a cui siete legati per anche relazioni che fanno parte della vostra vita, magari sono progetti, sono relazioni di lavoro che vi hanno creato un equilibrio, ma che comunque vi stanno sfiancando a livello energetico in questo momento. State all'inizio del mese appunto cercando
qualcosa di diverso, anche se ancora siete orientati appunto a rimanere legati a questa situazione lavorativa che non vi soddisfa, anzi proprio vi stanca, perché c'è il 10 di bastone che è una proprio carta di stress, di stanchezza fisica e mentale. E però a metà mese appunto vi arriverà una nuova opportunità, una nuova che può essere, come dire, può essere un'opportunità, un nuovo progetto, un nuovo opportunità di lavoro, un nuovo incontro che vi permetterà, vi darà quell'entusiasmo necessario per cambiare appunto la vostra vita lavorativa e lascerete alle spalle ciò che fa parte del vostro passato, finirà e non guarderete indietro alla fine del mese. Io vedo proprio che siete alla fine del mese decisi proprio a lasciare tutto alle spalle e imbarcarvi in una nuova avventura. Invece a livello emotivo, appunto, è come se voi steste in una relazione o comunque nel ricordo di una relazione passata, siete ancora orientati su questo all'inizio del mese, però appunto c'è un nuovo incontro a metà mese, soprattutto appunto la vedo proprio per chi è single, un nuovo incontro che vi fa appunto pensare che sia la persona giusta per appunto iniziare una nuova fase della vostra vita. E quindi lascerete alle vostre spalle la relazione con cui stavate un attimo imbrigliati a livello emotivo all'inizio del mese. Vedo proprio un taglio con il passato e andare verso nuovi lidi con una nuova persona che incontrerete verso la metà del mese, diciamo. Adesso vediamo i compiti per tutti, per casa, e abbiamo l'esorcista. È una carta molto interessante perché l'esorcista indica appunto un combattere i propri demoni interni, no? Quindi quello che suggerisce questa carta appunto di fare attenzione ai propri pensieri, alle proprie azioni che possono dare adito a autosabotarvi, insomma. Scavate e liberatevi dei vostri impulsi autodistruttivi, ecco, per un certo senso. Non, sarà un periodo che appunto in cui dovrete farvi forza e come dire prendervi cura di voi stessi, non seguire degli impulsi che vi porterebbero a restare, diciamo, in situazioni che non vi stanno in realtà più bene. Poi la carta dell'esorcista ha l'energia, no, della regina di bastoni, è una carta fortemente intuitiva, una carta di forza, di distruzione di cicli che si ripetono all'infinito per andare verso il nuovo. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella del citrino, quarzo citrino dorato. E vediamo subito le energie del mese con le carte del karma. E abbiamo la regina delle messi della terra. Questa è un'energia di lentezza, di lentezza anche non voluta, come se ci siano delle forze che stanno lavorando sottoterra, quindi non le vediamo e apparentemente sembra che nulla cambi, che nulla si muova. In realtà questa carta ci sta dicendo che i cambiamenti stanno arrivando, che le cose si stanno muovendo, che le situazioni stanno cambiando, però in maniera
sotto traccia, diciamo, in maniera così lenta che apparentemente appunto non le percepiamo e quindi non notiamo nessun cambiamento nella nostra vita. Quindi è anche una carta che ci sta dicendo di aver fiducia che cambiamenti stanno arrivando anche se in maniera lenta e quindi probabilmente dovremmo aspettare molto di più del previsto per raggiungere obiettivi che per esempio ci siamo prefissati. Adesso vediamo come si concretizza nei dettagli il messaggio di questa carta con le carte dei tarocchi e vediamo che all'inizio del mese abbiamo l'8 di spade, il 4 di bastoni e il 9 di coppe. E poi a metà mese abbiamo la carta del giudizio, 4 di spade, la regina di bastoni e a fine mese abbiamo la carta della luna, 5 di spade e il 2 di coppe. Poi la carta diciamo che fa un po' da sintesi è la regina di spade. In effetti il mese inizia con l'8 di spade che indica proprio che vi trovate come intrappolati in una situazione e vi sentite come immobili. Infatti il personaggio di questa carta ha le mani e le braccia legate e anche gli occhi coperti da una benda. È una carta che segnala una prigionia più mentale che reale, nel senso che in realtà ci sarebbe la possibilità di uscire da questa situazione di come dire, di immobilità, di immobilismo, però appunto non vedete davanti a voi perché avete gli occhi coperti, non vedete la soluzione. Infatti questo recinto di spade in realtà non è chiuso, è aperto davanti a voi, però voi non riuscite a vederlo appunto perché non... come dire, siete imbrigliati da pensieri che vi limitano, convinzioni che vi limitano, che non vi fanno vedere la realtà per quello che è. Vi sentite appunto imbrigliati in una situazione, come dire, immobile, che è un po' rafforzata anche dalla carta del 4 di bastoni, che indica stabilità, però in questo caso insieme all'8 di spade è una stabilità che vi imbriglia, che vi fa, che vi soffoca per un certo verso. Voi vorreste di più, vorreste realizzare cose più insomma, avanzare nel vostro percorso, avere delle soddisfazioni proprio a livello personale con il 9 di coppe, avete dei desideri, però appunto non sapete come realizzarli appunto perché vi sentite imbrigliati in una situazione che non vi fa agire in autonomia. Ecco. A metà mese però vedo che riuscite a cambiare un attimo il modo di pensare, nel senso che invece di, come dire, vedere la situazione come un agente esterno che vi immobilizza, cercate di riflettere, di prendere questo, diciamo, pausa forzata, questa situazione che vi imbriglia, che non vi fa agire, questa mancanza di possibilità di agire come occasione per fare, come dire, una riflessione su voi stessi, su quello che
effettivamente volete, su quello che effettivamente volete realizzare per voi stessi, perché la carta del giudizio con il 4 di spade, che tra l'altro è proprio sotto il 4 di bastoni, indica proprio prendere questa pausa forzata, diciamo, come un'occasione per rivedere la vostra vita, voi stessi, e cercare di capire quello che effettivamente volete per voi stessi. La regina di bastoni è una energia molto intuitiva, quindi sicuramente suggerisce che dovete far, come dire, eh, come dire, aumentare la vostra sicurezza in voi stessi. È come se voi siate imbrigliati nella situazione in cui vi trovate appunto per dei pensieri limitanti che minano la vostra fiducia in voi stessi, però appunto a metà mese riuscirete ad aumentare la vostra sicurezza in voi stessi grazie a questa riflessione che riuscirete a fare grazie e che è espressa dalla carta del giudizio. Alla fine del mese, come risultato di questo, diciamo, vaglio, no? Questa riflessione che fate sulla vostra situazione, su come procedere, sicuramente porterà comunque a vari dubbi, a ulteriore confusione mentale, perché la carta della luna, insieme al 5 di spade, sicuramente indica anche dubbi interiori, anche conflitti con altre persone, perché il 5 di spade è un po' una carta sì, di conflitti, di discussioni con altre persone che magari non sono neanche particolarmente utili, che non portano chiarezza mentale, ma anzi aumentano la confusione mentale. Però vedo che queste due carte dopo sono seguite dal 2 di coppe, che indica comunque che i conflitti comunque finiranno e riuscirete a ristabilire una serenità emotiva e mentale con voi stessi e con le persone con cui eravate in discussione. L'ultima carta, la regina di spade, indica proprio chiarezza mentale, ovvero che questa fase di confusione alla fine del mese finirà e voi riuscirete finalmente a trovare la vostra direzione. Con questa carta che vedete è una carta molto assertiva, la regina di spade è una carta che indica una persona con una visione di lungo periodo, con una capacità di dirigere la propria vita in maniera chiara e sicura di se stessa. Quindi, riassumendo, l'inizio del mese vi trova imbrigliati in una situazione che vi soffoca, non vi sta bene, non trovate la soluzione, avete dei desideri, delle ambizioni che non riuscite a realizzare, non sapete come fare a realizzare perché appunto vi siete estremamente imbrigliati, soprattutto a livello di convinzioni limitanti, nel senso che voi stessi vi tarpate le ali, vi autosabotate perché non avete fiducia in voi stessi. Bene, a metà mese riuscirete a fare tutta una riflessione su di voi, approfittare di questa pausa in cui non riuscite a muovervi con il 4 di spade, a riacquistare la vostra sicurezza in voi stessi, a cercare di riflettere, capire come poter migliorare la vostra situazione. Questo porterà a dubbi sicuramente, a discutere con voi, tra voi e voi o con altre persone, per proprio la necessità di fare chiarezza mentale in voi stessi e riuscirete appunto alla fine del mese a chiarire molti dei vostri dubbi, probabilmente anche con l'aiuto di un'altra persona che, con cui avrete delle discussioni appunto alla fine del mese, ma che finiranno appunto che alla fine vi permetterà di fare chiarezza mentale in voi stessi. In generale la regina delle messi a terra appunto indica
che c'è un blocco nella vostra vita in questo momento, che però riuscirete a utilizzare al meglio questa pausa, diciamo, forzata, perché riuscirete a fare chiarezza su voi, in voi stessi, su cosa effettivamente volete, su come e su che direzione andare. Tra l'altro sia la regina dei messi da terra che il 4 di spade indicano comunque una pausa temporanea, non è un blocco definitivo, quindi questo tenetelo a mente. Se in questo momento vi sentirete appunto nell'impossibilità di agire come se nulla cambiasse, in realtà è comunque temporaneo, perché la vostra riflessione che farete in questo mese su quello che effettivamente volete per voi stessi, su come raggiungere i vostri obiettivi, porrà poi nel lungo periodo fine a questo blocco temporaneo. Però appunto non sarà proprio che le cose si muoveranno con la fine del mese, si muoveranno un po' più in là, però sicuramente questo è un periodo, questo mese, in cui riuscirete a porre fine a delle convinzioni limitanti che appunto vi autosabotaggiano, che comunque vi autosabotano e che comunque come dire, vi limitano nelle azioni. Dal punto di vista lavorativo, è come se appunto steste in una situazione lavorativa stabile, ma che vi che limita delle ambizioni che voi avete, e vi sentite quindi bloccati in una situazione lavorativa che vi sta stretta, e non riuscite a capire come poter andare, diciamo, fare un salto di qualità, ecco. Eh, Vi sentite appunto nell'impossibilità di agire, come se aveste le mani legate, come indica appunto l'otto di spade. Però appunto riuscirete in questo mese a usare al meglio questa pausa forzata per vagliare voi stessi, i vostri obiettivi, il percorso che state facendo. Riuscirete ad aumentare la sicurezza in voi stessi, ad avere molto più fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità. Alla fine del mese vedo che riuscirete a fare chiarezza mentale, a spazzare le vostre paure, i vostri dubbi, grazie anche all'aiuto di una persona, può essere un partner, un collega di lavoro, o anche una persona accanto a voi a livello personale, con cui appunto discuterete, che però appunto queste discussioni, secondo me, dà l'idea che in realtà saranno in questo caso abbastanza proficue nel lungo periodo, perché appunto vi permetteranno di capire meglio come procedere. Tant'è vero che la regina di spade indica appunto una nuova direzione che vorrete prendere. Dal punto di vista sentimentale vi trovo in una situazione relazionale che non vi piace, che non vi soddisfa, e non sapete come migliorare questa situazione, o come uscire da questa situazione in cui vi siete trovati. Avete appunto una necessità di una soddisfazione a livello sentimentale che non si sta realizzando, e non sapete appunto, come se la persona che frequentate o il vostro partner non vi permetta appunto di raggiungere i vostri obiettivi relazionali e sentimentali, romantici, che vorreste. Quindi prendete questo mese come una sorta di riflessione. Ci saranno delle discussioni con questa persona che frequentate o con il vostro partner, che però appunto permetteranno in realtà di chiarire la vostra relazione con questa persona. E vedo che il 2 di coppe alla fine del mese implica comunque un miglioramento della relazione, e
la regina di spade ha anche una nuova direzione. La regina delle messi a terra indica appunto che a livello appunto romantico, relazionale, sentimentale, vi sentite in una situazione che sembra immutabile e che non porta da nessuna parte, però appunto vedo che in realtà questa carta indica in realtà che le cose stanno muovendo, anche se in maniera lenta, anche se in maniera impercettibile. Ehm, il 2 di coppe indica proprio che c'è una nuova comunicazione, una relazione molto migliore rispetto all'inizio del mese in cui vi trovate, in cui voi e il vostro partner riuscite finalmente a comunicare ed avere magari anche gli stessi obiettivi. Bene, vediamo cosa le carte degli archetipi ci indicano come compiti a casa. E abbiamo la carta dell'archetipo della vittima. È interessante perché secondo me proprio è adattissima a questo caso, in quanto l'otto di spade, come ho detto, è la carta dove noi ci sentiamo nell'impossibilità di agire per migliorare la nostra intuizione, però in realtà la soluzione ce l'abbiamo, solo che non la vediamo, non facciamo affidamento su di noi perché abbiamo probabilmente delle convinzioni che ci limitano. Bene, l'archetipo della vittima ha più o meno lo stesso messaggio, cioè come compito sta a consigliare di non fare la vittima, di non cadere nella trappola mentale del vittimismo e quindi di riflettere appunto, anche mettere sotto giudizio il vostro comportamento, la vostra vita, la responsabilità della vostra vita, come indica la carta del giudizio, cioè riflettere su noi stessi, su come siamo arrivati a un certo tipo di situazione, su cosa possiamo fare noi per migliorarla, senza sempre dare le colpe a fattori esterni. È una carta molto importante perché poi cadiamo tutti in questa trappola del vittimismo. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!